Stiamo costruendo il camper più piccolo al mondo. Nello scorso video abbiamo completato la cucina. Oggi invece faremo le basi per il bagno e il letto. Non perdiamoci in chiacchiere, sigla e partiamo. Questo è il monopattino che stiamo camperizzando. È il momento di allestire il reparto letto e bagno e preparatevi raga perché sul monopattino c'è solo un quarto di quello che vedrete quando sarà completo. Dato che lo spazio di stivaggio delle cassettine basta non ci bastava, abbiamo deciso di ampliare la base del monopattino dove faremo praticamente una sorta di pianale per appoggiare altre cassette. Il problema di questa base è che non deve toccare a terra e permetterci di fare le curve senza farci cadere, ma soprattutto reggere l'oggetto folle che potrebbe svoltare questa camperizzazione. Ora che è bello liscio possiamo tagliarlo esattamente a metà perché abbiamo la fortuna che sia proprio giusta, la metà è quella che ci serve a noi per il pianale. Per il pianale è 92 e a noi ci serve 46 per lato. Tagliamolo. Il taglio deve essere preciso, se no rischiamo di buttare via questa grandissima opportunità. Tra l'altro oggi c'è così tanto sole che ci vedrete con i nostri occhialini veloci, mecciati, anche neri. Sembra un po' di Non avere riesco a su... guardarvi, se no raga, mamma mia, devo... Ah, sono accecato. Sembrano un po' quelli da lavoro. È soleggiato, meglio così. Meglio. Levigatina per togliere lo schifo. Lean. Se non soffi godi solo a metà. Questi due piani laterali che abbiamo appena fatto vanno tenuti assieme da un listello. Ora è abbastanza lungo, quindi dobbiamo capire quanto dobbiamo farlo largo, così almeno misuriamo. Ma se questo video arriva a 200 like, facciamo un alettone con questo qua. Lo mettiamo qua dietro così e gli facciamo l'alettone anche per migliorare la deportanza. Quindi l'idea è asse laterali tenuti insieme da questo listello centrale. Non ci sarà mai così perché è solo appoggiato. Calma. Sì, che poi noi abbiamo misurato tutto insieme, quei due lì insieme alla pedana, quando bastava comunque misurare la pedana e la larghezza di quei due lì. Ma vabbè, questo è un altro discorso, ci siamo complicati un po' la vita. Andiamo avanti. Da quest'asse tiriamo fuori le due parti che uniranno le due tagliate precedentemente. Porco boia. Ciao, grazie, arrivederci. E che si alza tutto il nostro piano di lavoro molto professionale qua. Si solleva. Dovete capire che abbiamo un piano un po' spartano. Siamo un po' rustici noi. Ora dobbiamo unire tutte le parti e questo è il momento più delicato. Se sbagliamo possiamo rovinare tutto. Non abbiamo pezzi di scorta e tornare indietro a questo punto non è più possibile. Ma va che precisione, Preciso! Preciso. Ora avvitiamo i pianali sugli listelli. Notare comunque la precisione, Stiamo misurando tutto per mettere le viti pure allineate. Di solito lo facciamo un po' a caso, invece ci siamo detti no. Stiamo evolvendo qua, Piano piano qua si migliora. Avvitiamo di nuovo, tanto per cambiare. Blocchetto sotto così evitiamo di bucare il tavolo. Non c'è male. Oh, comunque Bosch, se stai guardando questo video e vuoi fare una collab, noi siamo qui, Raga, cioè all'apparenza è devastante già così, va che bello, va che resistente. Top, Adesso però c'è la prova del 9, dobbiamo metterlo sul monopattino Vedere se sta. e vedere com'è. No, ma questo andava montato diversamente. Volevi? Amore, provalo, testiamolo sul monopattino. Testiamolo. Perché non va giù, scusa? Impennato. No, C'è sto non spessore ci qua. credo. Porca paletta. Non si appoggia? Di qua, scusami, se lo metto al contrario. Questo qua non si può spostare un po' indietro. Ma cacchio. Non scende praticamente perché non abbiamo considerato lo spessorino qua. Ma di 1 millimetro, scusa, fai vedere. 2 millimetri e mezzo. Cioè noi abbiamo cannato per 2 millimetri e mezzo. Ma il caponetta. Ho svitare tutto, però che palle. Diamo una levigatina, guarda, perché il nostro problema appunto è che non va giù da una parte, no? Ok? Quindi da una parte lo lasciamo dritto così. Ok. Che picchia lì contro e chi se ne frega, va benissimo. Qua, quei 2 millimetri e mezzo, tanto sono pochi, glieli togliamo via qua davanti, Ok. in modo che questo qua riesca lo stesso a passare. Vi facciamo vedere il risultato finale fra 3, 2, 1. 1 hour later. E tada! Dopo ore, no,
Quanto? 20 minuti più o meno? Più o meno, ma che roba, sono pieno di segatura. Ora oltre in testa ce l'ho anche qua. L'abbiamo levigato tutto qua praticamente, abbiamo levigato, perché così vedete che si incastra perfettamente qua, raga. Ora possiamo procedere. Ora ho fatto tutto il resto della struttura perché sennò così è un po' instabile. Cioè, ora che la nostra base è pronta, abbiamo bisogno di fare dei sorte di blocchetti per alzare, perché poi dovranno andare praticamente a sopperire a questa altezza del monopattino, capito? Quel pezzettino lì. Perché poi qua sotto ci mettiamo un altro listello in modo che il listello sopra e il listello sotto, cubotto, rimane tutto bello fissato al monopattino. Questo qua mi sembra un po' corto. Comunque siamo dei polli parte 10, perché noi abbiamo fatto i segni col pennarello, ma poi l'abbiamo levigato. Ma perché abbiamo fatto i segni per capire se effettivamente ci bastava. Se in realtà non ci abbiamo pensato. Dai che se la sono bevuta. Rifacciamo di nuovo. Ora, grazie all'editing, questo blocco si dividerà in 4 parti. Questo non ci serve. I nostri 4 blocchetti andranno fissati qua sotto e dato che entreranno in contatto col monopattino dove c'è questa plastica qua, vogliamo proteggerli, mettere qualcosa qua, se no rischiamo di graffiarlo ed è un peccato, insomma, è nuovo. Hai ragione. Per proteggere il monopattino abbiamo recuperato questa carta bioadesiva. Il problema è che non tiene un bel piffero di niente. Se non si tocca sta. Se non si tocca sta, al massimo gli mettiamo un goccino di colla. Ma che elegante, mamma mia. Che texture. Simil marmo. Simil marmo, incredibile. Addirittura luxury questo monopattino sta Mamma mia. diventando. Mettiamola anche sugli altri punti di contatto del monopattino e poi fissiamo i blocchetti. Ve lo dico io che al primo test che faremo salterà via. Sicuro, sicuro! Incrociamo le dita, va. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. Dato che la punta è corta stiamo finendo i buchi, una volta che sono segnate li finiamo qua sul tavolo e ci segniamo se sono avanti, dietro, destra, sinistra, così poi li fissiamo qua sul tavolo comodi perché sennò là è un po' Questo ad difficile. esempio è il posteriore destro. Because you're trying things and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up. Raga, ma che figata è? Ma guarda che figata! E non è ancora finito, eh! Adesso noi abbiamo la parte sopra e i blocchetti. L'obiettivo è andare a attaccare altri 2 listelli sotto i blocchetti e poi un'altra parte, per servirà per una cosa specifica che scoprirete. Dopo quindi dovrete andare avanti a vedere video e tra l'altro se ancora non siete iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi perché potrebbe non essere l'ultimo video. Chi Poi lo ce ne sa. saranno comunque degli altri sempre più pazzerelli, dai. Adesso, prima cosa però, dobbiamo verniciare questo di nero perché ovviamente che facciamo? Lasciamo il legno così? No, deve Non si può. essere abbinato alle cassette. Andiamo a verniciarlo perché sennò poi si incastra e non si toglie più. Non so voi, ma noi a un certo punto ci siamo chiesti: ma quanto cavolo sta durando questa bomboletta? Aspetta un attimo. Manca l'ultimo lato e c'è il rischio che la bomboletta non basti. Abbiamo l'ansia. Ce l'abbiamo fatta, non mi sembra vero. Questa scatola capirete poi a cosa ci serve. Noi iniziamo a verniciarla. Mentre queste 2 parti asciugano, procediamo con la parte sottostante. Sottostante, ragazzi. Vi spieghiamo cosa abbiamo bisogno. Qua ci serviranno 3 pezzi esattamente. Allora, Il 2 primo- listellini che ricaveremo da qua, tagliando questo a metà, infatti abbiamo già segnato. Poi ci servirà un'altra parte sotto nella quale metteremo un accessorio che davvero vi farà saltare dalla sedia. Quindi serve un pianale ricavato da lì e da questi blocchettini ricaveremo appunto dei blocchetti che saranno la metà, in realtà dobbiamo ancora tagliarli. Per fare lo spessore, per applicare sotto poi questa parte qua che tra l'altro come vedete abbiamo già tracciato. Tagliamo tutto e poi ci rivediamo qua. One eternity later. Intanto stiamo tipo schiacciando tutte le bollicine della tovaglia. Pensa se non va bene, quante bestemmie si possono tirare. No. Mamma mia, siamo ancora dietro. Mi sono già stufata. Un'eternità e abbiamo un fiatone della Madonna. Abbiamo fatto braccia oggi, però ce li abbiamo. Andranno bene? Ne può di più. Tanto c'è la gatta di Christian che va a fare la guardiana dei tetti. Ora dobbiamo girare il monopattino sottosopra. È un momento cruciale perché se dovesse caderci butteremmo in fumo giorni e giorni di duro lavoro. Girandolo abbiamo avuto una sorpresa non piacevole perché quando l'abbiamo testato off-road è successo questo e noi non ci eravamo accorti che era così tanto sporco, quindi dobbiamo pulirlo. Bah.
Mamma quanto schifo. Tra l'altro il video del test l'abbiamo fatto vedere su Instagram. Per chi ancora non ci segue lì, andate a seguirci anche su Instagram, che siamo più attivi tutti i giorni. Vedete qua, ci vedete una volta alla settimana. Quindi se volete essere in nostra compagnia più spesso, aspettiamo. Se invece vi stiamo sulle balle, andate a seguirci lì. Prima di andare avanti vogliamo fare una prova. Mettiamo vicini tutti i pezzi per vedere se combaciano. Ed è qui che ci accorgiamo di un problema. L'oggetto che dobbiamo inserire sotto non entra. Se non troviamo una soluzione, siamo fermi. La prima cosa alla quale abbiamo pensato è provare ad allungare i blocchetti in modo da allargare il piano, permettendo all'oggetto di passare. Ma così facendo la struttura toccherebbe per terra. Alla fine abbiamo deciso di stringere i due listelli che si trovavano sotto alla struttura. Vediamo se questa è stata una scelta intelligente. Perfetto, ora che i listelli sono più corti, qua dentro ci passerà l'oggetto misterioso. Ragazzi, cioè noi comunque siamo troppo fieri di questa cosa, possiamo dirlo? Possiamo riconoscerlo, perché adesso abbiamo provato a prefissare questi, in realtà prefissare perché poi li vogliamo fare neri, quindi adesso è solo per capire com'è la struttura. Poi blocchetto qua, blocchetto di là e il pianalino lo fissiamo ai blocchetti. In realtà dovrebbe reggere, non dovrebbe fare questo lavoro perché ha una bella superficie d'appoggio. E guardate qua, una chicca, va qua, il cavalletto. Cioè ragazzi, mica si fanno le cose male qui, Oh, guarda che roba, è perfetto. Adesso, cosa divertente, è appena arrivato un amico del papà di Cree, ci ha visto e ha detto: ma cosa stai facendo? E noi abbiamo detto: stiamo camperizzando un monopattino. Però lo stiamo camperizzando. E qua sotto andrà una cosa? Abbiamo detto 100 volte, ma andrà una cosa. Ma è fuori di che testa. non avete idea. È fuori di testa. Cioè non avete idea che cacchio andrà qua sotto. Adesso abbiamo fatto tutta la struttura che poi andremo a fissare all'altra parte della struttura, ma prima, come sempre, gli mettiamo un goccino di questa pellicola qua che non sta neanche se la paghi, così evitiamo di rovinare il fondo del monopattino. Ora che è tutto total black tranne il sotto, perché non avevamo abbastanza bomboletta, quindi il sotto è total legno. Sì, ma tanto sotto neanche si vede. Non si vede. Possiamo riavvitare questo qua e vedere l'effetto finale girato, cioè il monopattino dritto. Questa manovra potrebbe mandare a farsi benedire, per non dire un'altra parola, tutto il lavoro di questi giorni. Rimettiamo il monopattino dritto, ma ora il rischio di mandare a monte tutto è ancora più alto rispetto a prima. Anche perché non sembra, ma il legno che abbiamo aggiunto pesa. Possiamo apprezzare per un secondo la nostra costruzione? Cioè guarda qua che roba, c'è il ripiano sotto dove metteremo poi qualcosa. L'oggetto misterioso. Qua sopra c'è il pianale ampliato e niente raga. Non vorrei dire per tutti quelli ma no qua, ma guarda come è tutta sta roba. Ragazzi, è in sagoma, Cioè qua mica pizza e fichi. Bene, il monopattino camperizzato sta prendendo forma, però come ben sapete mancano ancora quella cassettina misteriosa e l'oggetto misterioso che andrà sotto al monopattino. Ma per vedere tutto ciò ci vediamo nel prossimo video e mi raccomando, se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi per non perdervelo. Ciao a tutti, alla prossima, buonanotte.